Cari colleghi, buongiorno, sono Marco Tibaldini e sono il progettista di questo modulo didattico che introduciamo come d'uso con un'attività di gioco. Quindi studenti e studentesse giocheranno a due giochi medievali, la dama e l'alquerque, se vogliamo dirlo alla francese, oppure alquerque, se vogliamo dirlo alla spagnola. Non importa in che ordine giocano all'uno o all'altro. L'importante è che al termine dell'attività di gioco creiamo delle isole di lavoro, distribuiamo studenti e studentesse su ciascuna di esse e creiamo 4 squadre che dovranno competere fra loro per ricostruire la storia di questi due giochi e quello che ci vogliono raccontare. Consegniamo poi il materiale che consiste in una mappa geostorica e nelle consegne dell'attività, oltre che in una serie di tracce storiche di varia natura. Abbiamo tracce letterarie, iconografiche, cartine, mappe geostoriche e il lavoro degli studenti sarà quello di comparare tutte queste tracce apparentemente eterogenee per ricostruire un quadro interpretativo unitario, quindi è un'attività di analisi delle tracce storiche che poi ha diversi punti di contatto con il curriculum di storia. Facciamo alcuni esempi. Abbiamo una traccia letteraria, si chiama Liber de Vetula, era scritta in latino, è stata composta in Francia tra più o meno nel XIII secolo. Compariamo questa versione latina con la sua traduzione in francese medievale. Il testo in realtà è lo stesso, ma nella traduzione qualche cosa cambia. Facciamo lo stesso con il romanzo di Fierbras, testo francese anche in questo caso del XII secolo d.C., che compariamo poi con un'anonima traduzione in inglese. In tutte queste traduzioni in realtà alcune cose rimangono uguali, altre invece cambiano. E abbiamo citato i passaggi relativi ai giochi da tavolo perché è interessante vedere nel tempo e nello spazio come certe tradizioni cambiano. Quindi, analizzando queste tracce storiche, gli studenti dovrebbero cominciare a aggiungere dei pezzi del puzzle e capire, collocandoli sulla mappa, capire quale processo di trasmissione o contaminazione culturale raccontano. Quindi un passaggio, una trasmissione culturale dalla Francia all'Inghilterra. Poi abbiamo ad esempio diverse tracce storiche relative al contesto iberico, dove mostriamo una serie di, come possiamo dire, contatti fra il mondo cristiano europeo e il mondo nordafricano musulmano. Ad esempio qui abbiamo il Libro dei Canti di Santa Maria di Re Alfonso X del XIII secolo d.C. e vediamo un musico europeo cristiano iberico che suona con un moro islamico. E poi altra grande protagonista della trasmissione culturale che c'è stata nella penisola iberica durante il Medioevo è la matematica. Quindi abbiamo riportato la più antica attestazione scritta dei nostri numeri, che noi chiamiamo numeri arabi, ma qui ci parla di numeri indiani, in realtà è proprio quello che erano, e questo serve per portare gli studenti a capire che studiare la storia del gioco non è importante di per sé, a meno che uno non sia, come me, un appassionato di storia del gioco, ma perché sono delle cose piccole e banali che vengono trasmesse dalla gente comune e seguendo la storia degli antichi giochi da tavolo, dei giochi da tavolo medievali, possiamo in realtà mettere in luce dei contatti e degli scambi culturali possiamo capire in che epoca sono avvenuti, a che livello sociale si sono sviluppati e in quali contesti. In questo caso privilegiamo il contesto ispanico, però mettiamo a fuoco anche diverse altre aree del Mediterraneo medievale. Vi ringrazio per aver provato questo modulo.